Ciao a tutti, amici dell'Aquario. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andiamo ad approfondire una parte della stesa generale del 2023. Oggi andremo a vedere quali sono gli sviluppi a livello di percorso di crescita, a livello spirituale, diciamo così. Sono andata quindi a prendermi la linea di riferimento della prima stesa e riprendendo da lì abbiamo l'energia generale che era la carta dell'imperatore, dopodiché abbiamo un 8 di pentacoli, la carta della temperanza al contrario, la giustizia, un 6 di bastoni e un 5 di coppe. Allora, qui con questo 8 di pentacoli e la carta della giustizia, la carta della temperanza al contrario, c'è da fare un lavoro per quello che riguarda il riequilibrio, il risveglio come diciamo energie della vostra parte più maschile, della vostra parte diciamo yang, quella che agisce, quella che organizza, quella che pianifica. Per molte persone sento che ha a che fare con quello che riguarda la quotidianità, il modo di gestire la vita di tutti i giorni. Probabilmente mi parlano di di prendere tempo, procrastinare, ok? Quindi magari per qualcuno si tratta di smettere con questo tipo di atteggiamento e iniziare a fare le cose in modo più equilibrato, in modo più giusto, per dirigersi verso questo 6 di bastoni, che comunque è la carta dei riconoscimenti, è la carta della fama, del successo, di qualcuno che vince la propria battaglia personale, ok? Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere l'otto di pentacoli, cerchiamo di andare a fondo e di spiegare un po' di più da un punto di vista spirituale. Allora, devo dire che di tre arcani due sono maggiori e tutte e tre le carte sono al contrario. Quindi abbiamo un cavaliere di bastoni, la carta degli amanti e il mago al contrario. Allora, ragazzi, qui sento che c'è una sorta di condizionamento a livello non solo mentale, a livello proprio familiare, probabilmente per il tipo di famiglia in cui siete cresciuti o per il tipo di cultura in cui siete cresciuti, ehm, sulla quale fondamentalmente c'è bisogno di lavorare, ok? Quando c'è la carta degli amanti al contrario, parla di poco amor proprio, di una sorta di disarmonia, ma lo vedevamo già qui comunque. Sento che con questo mago si tratta veramente, perché è al contrario, quindi parla di forzature in realtà, di qualche cosa che forse non è proprio così naturale, di qualcosa che va contro natura. Ehm, ed è una questione che vi portate proprio dietro a livello di bagaglio karmico, C'è qualche cosa qui a livello del o quotidiano, cioè come gestite la giornata, è come se ci fosse qualche tipo di abitudine, qualche tipo di lavoro, qualche tipo anche magari di carriera, perché vi ricordo che l'otto di pentacoli è una carta che parla proprio di lavoro fisico e abbiamo anche la giustizia. Parla di questioni legali, questioni burocratiche, che probabilmente è un po' condizionata per il modo di pensare della famiglia, della società, della scuola in cui si è cresciuti, appunto. Comunque c'è la carta degli amanti al contrario, è una sorta di disarmonia interna qui. C'è anche un cavaliere di bastoni al contrario. Io credo che faccia riferimento al ritrovare con questa carta dell'imperatore il proprio potere personale, perché qui comunque si parla di una coppia, ok? È un amore o tra il divino maschile e il divino femminile all'interno di voi, o tra di voi e l'altra persona. Quindi qui per qualcuno si potrebbe trattare del prendere una nuova consapevolezza sugli equilibri o di famiglia o al lavoro, mm,
è un po' un riconoscere che valete di più. Sì, sento che perché avete comunque l'imperatore come forza generale, quindi si va verso quello che è una maggior stabilità, una maggior concretezza, una maggiore padronanza di sé, mi verrebbe da dire. Potrebbe essere che qualcuno non stia esattamente facendo gli studi o la carriera per la quale ha studiato, diciamo così, o per la quale, insomma, ha una passione. Anche questo potrebbe essere una questione di adattamento, per una questione di retaggio familiare. Meglio adattarsi a avere quel poco, però sicuro, piuttosto che andare allo sbaraglio, ipotesi, un'ipotesi come un'altra. Va bene, andiamo a vedere la temperanza al contrario. Allora, la temperanza al contrario è spiegata da un 6 di pentacoli, dal 3 di coppe e dal 7, wow, e dal, scusatemi, e dal 7 di spade. Mm? Io credo che qui ci siano delle influenze esterne e lo rivediamo comunque anche qui dal mago al contrario. Probabilmente il vostro gruppo di amici, il vostro gruppo di collaboratori piuttosto che familiare, come vi dicevo, questo retaggio dipende anche molto dal posto dove siete cresciuti, danno in un certo senso origine a questo sette di spade, che è una carta che normalmente parla di proiezioni, parla di qualcuno che non vuole vedere qualche cosa. Guardate, anche se di pentacoli comunque è una carta che parla di qualcuno che dà ma dà il giusto. Sento che, come vi posso spiegare? Avete, ragazzi, avete da lavorare ancora molto sul riequilibrare il vostro divino. Sento che è il divino maschile, perché di base avete l'imperatore, ok? Quindi è lì che dovete fare il lavoro, è il dire no, darsi un ordine, una struttura, svegliarsi tutte le mattine alla stessa ora, fare un programma di lavoro, fare un programma giornaliero piuttosto che a lungo termine. Si tratta di lavorare con costanza. E qui probabilmente qualcuno si lascia un po' troppo andare, diciamo così, nel divino femminile, quindi c'è questa sorta di procrastinazione, c'è questa sorta di accontentarsi, mi verrebbe da dire. Cioè si potrebbe avere di più, però qui non si vuole vedere qualcosa, eh. Andiamo a vedere la giustizia. 10 di spade al contrario. Abbiamo un 8 di bastoni e un 7 di pentacoli al contrario. Ragazzi, qui verrà a galla qualche cosa, si verrà a sapere qualche cosa perché avete la giustizia con l'otto di bastoni. Sicuramente è una di quelle notizie che, perché calcolate che quando c'è la giustizia parla di giustizia divina, quindi se diciamo vi è stato tolto qualcosa nel passato, può essere che adesso arrivi qualche cosa che rimette in equilibrio i due piatti della bilancia. C'è un 10 di spade al contrario, fa riferimento ad un ciclo che sta per chiudersi, non si sta ancora chiudendo, ma siamo molto vicini e con la carta della pazienza, che è il 7 di pentacoli al contrario, sento che ormai i tempi sono vicini perché si concludano determinati cicli. Vi ricordo che la giustizia taglia quello che non serve più, porta alla luce le verità e fa prendere una nuova consapevolezza. Per molte persone potrebbe far riferimento
a una nuova carriera di studi, e vi dico anche questo perché c'è l'otto di pentacoli qua che nella realtà in cui è non convince molto, c'è bisogno di lasciarsi indietro qualche modo di pensare, qualche retaggio familiare. La giustizia fa anche riferimento a dei contratti, credo che qualcuno qui si inizi un nuovo tipo di percorso stabile e solido, a livello interno proprio. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Allora, abbiamo un cavaliere di coppe al contrario, scusatemi, un cavaliere di pentacoli al contrario, un 5 di coppe che è la stessa energia che abbiamo qui, una regina di spade e un re di bastoni. Ragazzi, qui c'è un 6 di bastoni e guardate, trovo un po' di discordanza tra queste due carte perché qui abbiamo una carta che dice che l'attesa è finita e qui invece abbiamo una carta che dice che fondamentalmente le energie sono un po' ferme, no? Sono un po' troppo prudenti probabilmente, ma perché? Perché comunque abbiamo un 5 di coppe che risuona. Sento che qui la giustizia arriva in modo inaspettato, perché il 5 di coppe fa riferimento a una perdita. Mm? Potrebbe essere una perdita di un'occasione, potrebbe essere una perdita di una chance, di anche di denaro magari per qualcuno, perché il 7 di pentacoli è al contrario, e normalmente quando ci sono delle questioni burocratiche o legali in mezzo potrebbe esserci qualche spesa imprevista. Niente di... Adesso poi quando a suo tempo andremo a vedere il lavoro e l'economia, però comunque c'è una sorta di perdita con questo 5 di coppe a livello emotivo. Ma sento che è necessaria perché qui si riporta in equilibrio, come vi dicevo prima, quello che sono il divino maschile e il divino femminile. Tenete presente anche qui due carte, diciamo un po' discordanti, nel senso che la regina, che è una donna, fa riferimento a tutto quello che è la parte maschile, la parte mentale, perché è di spade, mentre il re, beh no, in realtà sono due carte maschili. No, niente, come non detto. Arrivate, perché anche il divino femminile qui si risveglia. Si trova una sorta di nuova acquisizione di potere con la carta dell'imperatore. Sì, è come se si lasciasse indietro qualcosa, ed è questo 10 di spade, io sento. Un ciclo di sofferenza, probabilmente quei condizionamenti che vedevamo prima. È come se andaste verso un nuovo modo di riconoscere anche voi stessi. E vi dico questo perché qui all'inizio avevamo la carta degli amanti al contrario. Andiamo a vedere questo 5 di coppe. 2 di coppe al contrario. Wow, è il diavolo al contrario. Sì, ancora una carta. Ok, grazie. E il 6 di spade. Infatti, ragazzi, qui si prende consapevolezza di se stessi, di quelli che sono stati i condizionamenti mentali e ci si allontana, si trova la propria forza interiore. A livello spirituale sento che farete un lavoro notevole. Vi ricordo che comunque la giustizia porterà qualche novità, qualche new entry, qualche eh, svolta inaspettata, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere una scansione temporale degli eventi adesso. Andiamo a vedere più o meno. Poi sapete che il tempo è fluido, quindi quello che a me viene fuori magari a febbraio, a voi potrebbe venire fuori o comunque diciamo manifestarsi verso aprile o cose di questo genere, ok? Allora abbiamo un 2 di coppa al contrario che vedevamo anche qui, gennaio, febbraio abbiamo il mondo, marzo abbiamo un asso di pentacoli. Dopodiché abbiamo un 8 di coppe a aprile, 3 di coppe a maggio e re di bastoni a giugno. Allora,
Partiamo con un 2 di coppe al contrario. Qui probabilmente si parte da una situazione di non armonia. La rivediamo qui con questo 2. Scusate, questo è un 6 di coppe girato al contrario, che comunque parla, è come l'arcano minore degli amanti, parla di un... perché al contrario vedevo le 2 coppe così e sembrava un 2 di coppe. È un po' la stessa disarmonia di cui mi parlano gli amanti qua all'inizio, ok? Può fare riferimento, come vi dicevo già lì, a qualche situazione familiare, a qualche tipo di non appoggio o condizionamento che voi state vivendo. Può essere che qualcuno qui stia vivendo tanto nel passato. Sapete, ci sono quelle persone che sono talmente abitudinarie che quando, non lo so, spostano qualche cosa in casa perché magari riordinano, ci mettono un po', ma un po' intendo settimane a prendere la nuova abitudine. Ecco, sento che un po' è questo, sia a livello mentale che a livello di percezione di se stessi. Bisogna un attimino essere più flessibili, Ma infatti con tutta questa flessibilità, questo lavoro arriva. Io vi dico che a fine inverno, perché abbiamo il mondo è un asso di pentacoli, il mondo è una carta di chiusura cicli, è una carta di compimento, è una carta di realizzazione. E poi abbiamo un asso di pentacoli, che è una carta che parla di nuovi inizi, parla di qualche cosa, di una nuova strada, di un nuovo tipo di percorso, di una nuova possibilità. mm? E si vede con l'otto di coppe. L'otto di coppe io lo sento un po' collegato a questo 6 di spade, al fatto che qualcuno qua si prenderà un tempo, si prenderà un periodo, farà un viaggio, perché potrebbe anche fare riferimento proprio ad un viaggio fisico, magari per ritrovare gli amici o perché qua abbiamo poi un 3 di coppe. Quindi guardate, qui c'è una sorta di nuovo inizio, abbiamo sia il mondo che l'otto di coppe, quindi diciamo che fine inverno qualcuno potrebbe veramente pensare anche di traslocare, di cambiare quello che era la propria quotidianità. C'è un'evoluzione, c'è una presa di consapevolezza, c'è un'azione di tipo concreto, c'è un movimento. Qui cambia qualche cosa, cambia una realtà. È come se con questo 7 di spade, la carta della giustizia, cascassero le maschere. E infatti qui poi avevamo il 6 di bastoni, si va verso il successo. Il 3 di coppe vi ricordo che è una carta di celebrazione, una carta di festeggiamento, è una carta di raccolta. E terminiamo a giugno con un re di bastoni. Il re di bastoni è una carta di presa di potere personale. I re sono sempre carte molto potenti di potere personale, ok? Potrebbe anche fare riferimento a una persona vicino a voi o ad una guida. Andiamo a vederlo con i mini tarocchi, spieghiamo un po' meglio questa scansione temporale degli eventi. Andiamo a vedere subito questo 6 di coppe al contrario, perché qui guardate proprio 6 di coppe e gli amanti, tutti e due inizio stesa, quindi c'è una sorta di disarmonia. Asso di coppe, e vediamo perché l'asso di coppe parla, potrebbe anche essere qualche cosa, e 7 di pentacoli, potrebbe anche essere qualche cosa che riguarda un innamoramento, una nuova nascita, perché comunque gli amanti fa anche riferimento a quello. Probabilmente qualcuno qui potrebbe essere che a livello di relazioni ormai sia un po' disilluso o disillusa per tutte le esperienze passate, per tutte le esperienze pregresse, però qui sento, cioè, avete anche il diavolo, eh. Quindi qui ragazzi fa parte, il fatto che si creino determinate dinamiche nelle vostre relazioni, che sono dinamiche comunque cicliche, ripetitive, con questo mago al contrario mi dice che ci sono delle credenze all'interno di voi che fanno sì di riperpetuare lo stesso schema. Alle volte ci sono delle persone che sono genuine, pure, belle, se prese separatamente, ma magari non hanno curato determinate ferite e se si mettono insieme creano una relazione tossica. Quindi non è detto che siano tossiche le persone prese singolarmente, ma alle volte è l'unione, no? Proprio per quelle paure che si riperpetuano tra una relazione e l'altra quando non si sanano, quando non si guariscono.
E qui credo che faccia proprio riferimento a qualcosa di profondo, perché il 6 di coppe è una carta che parla di infanzia, che parla di nostalgia, parla dei bei tempi passati. Quindi qui potrebbe far riferimento sia a un amore o a quanto si stava bene con qualcuno o in una determinata realtà, in un determinato lavoro, in una determinata quotidianità. Però avete 7 di spade, chiedetevi quanto fosse reale questa sorta di appagamento, perché in realtà il 6 di coppe e la carta degli amanti sono al contrario. Era una realtà, però col 7 di coppe molto di quelle realtà che magari vivete relazione dopo relazione ha a che vedere con delle proiezioni, delle aspettative vostre proprio. E quello qui il portare in equilibrio i due lati della medaglia, i due piatti della bilancia. Togliete le proiezioni, quelle che sono le vostre aspettative, o quelle che voi supponete che l'altro o gli altri pensino. Ok, andiamo a vedere la carta del mondo per febbraio, perché il mondo è cambiamento. Ecco, il matto al contrario e il 4 di pentacoli al contrario. Sì, guardate, il matto in realtà è un arcano numero 0, quindi è anche lui, come il mondo, un arcano di chiusura cicli. In questo caso è il contrario. È anche un arcano di inizio, sento che comunque ce l'avete qui. È nell'aria, tra febbraio e marzo, ragazzi, è più tardi aprile. Qualche cosa cambia, che sia la presa di consapevolezza vostra, che sia questo portare in equilibrio, che sia il distacco, perché con il 4 di pentacoli al contrario abbiamo un distacco, un non attaccamento probabilmente alla realtà che avevate o alla realtà che avete sempre creduto di che fosse vera. È un po' come staccarsi dalla propria verità, perché comunque abbiamo l'otto di coppe è un po' la carta, l'arcano minore dell'eremita. C'è questa voglia di confrontarsi con un mondo in un modo nuovo, in un mondo nuovo. Andiamo a vedere l'asso di pentacoli. Abbiamo la regina di coppe, un 2 di bastoni al contrario e il carro al contrario. Guardate, sento molto che allora a febbraio è come diciamo gennaio-febbraio si inizia a prendere consapevolezza, ci si rende conto che si può, come vi posso dire, avere una nuova speranza. E qui a febbraio si inizia a cambiare realmente il modo di pensare, ci si inizia a togliere la maschera, ok? Diciamo che sinceramente quando c'è il matto al contrario parla di un po' di sfiducia, ma un po' secondo me non è mai male, nel senso che ci fa rimanere un po' con i piedi per terra, ecco. Probabilmente fa parte di questo sette di spade, no? Di queste proiezioni che si fanno, di queste bugie che ci si autoracconta. Però si inizia un lavoro di distacco, sia da un punto, magari qualcuno qui in questo periodo farà decluttering, quindi tipo disfarsi delle cose che non servono più o che non si usano da più anni. Quindi sapete, sono quei lavori che si fanno tra la fine e l'inizio dell'anno per dare, per creare spazio proprio sia all'interno della casa che all'interno di noi stessi. C'è bisogno di fare un po' di pulizia, c'è bisogno di lasciarsi indietro qualche cosa. E con l'asso di pentacoli si inizia a intravedere una strada. Vi dico inizia a intravedere perché in realtà con il 3 di bastoni al contrario è come se qui qualcuno realmente ancora qualche passo in avanti non lo facesse proprio. C'è anche comunque il carro, no? Quindi a livello fisico, ecco, lo trovo un pochettino più lontano. Però sì che questa trasformazione a livello interiore arriva subito all'inizio dell'anno, io direi, molto forte, tra febbraio e marzo. Andiamo a vedere questo 8 di coppe per piacere, grazie. Cavaliere di spade al contrario.
e la morte al contrario. Ragazzi, qui di nuovo c'è una rigenerazione. Vi sento molto combattuti perché la carta dell'otto di coppe è una carta che andrebbe, che viaggia, è una carta di partenza. Però poi qui avete il cavaliere di spade al contrario e la morte al contrario. Il cavaliere di spade è un'energia che di solito fugge, però qui è al contrario, quindi è un po' lì, vado non vado. E anche qui la morte è una carta di chiusura e inizio cicli, ma è al contrario. Io sento che avete ancora bisogno di trasmutare a livello interiore una determinata sofferenza o un determinato condizionamento. Perché è vero, qui si fa un lavoro sul portare in equilibrio divino maschile e divino femminile, sul trovare la propria stabilità, sul rinforzare il bambino interiore, come vi posso dire, tutte queste maschere molte volte sono portate dall'ego, ok? La questione di aver bisogno di riconoscimento, aver bisogno di successo, aver bisogno di fama, molte volte sono portate dall'ego e qui c'è una presa di consapevolezza, un nuovo tipo di comunicazione con il proprio mondo interiore, col proprio bambino interiore. Sento che verso la fine della lettura andiamo comunque con un 3 di coppe e un re di bastoni. C'è una sorta di celebrazione, c'è una gioia, magari qualcuno farà delle nuove conoscenze, si confronterà con qualcuno, comunque avete il 6 di bastoni e il 3 di coppe, qualche tipo di risultato personale lo raggiungerete e sarà proprio grazie, secondo me, a questa presa di posizione, a questo movimento o non movimento per qualcuno, perché può essere un movimento di tipo emotivo o mentale, ma non di tipo fisico o il contrario. Poi ognuno lo applichi alla propria lettura. Quindi andiamo a vedere adesso questo 3 di coppe. Quindi si va verso un risultato che può essere per molti, sento a livello proprio personale di crescita interiore, per altri è un risultato un po' più, diciamo, di tipo tangibile. Fante di bastoni al contrario e re di spade. Sì, io sento che in qualche modo hanno a che fare molto gli amici, le amicizie. Qui avevamo una regina di spade e re di spade, qui avevamo un re di bastoni e un fante di bastoni e anche qui abbiamo un re di bastoni. È qualcosa probabilmente inerente a un gruppo o una famiglia, questo tipo di successo, di riconoscimento. È come se trovaste il vostro gruppo di sostenitori che potrebbe essere diverso da quello che avete avuto fino adesso o potrebbe essere che qualcuno, diciamo, cerchi anche le proprie guide, non solo i sostenitori, in un ambiente diverso rispetto a quello che è stato fino ad adesso e questo vi permetterà di essere più sereni, di andare verso questo riconoscimento, di fare quel lavoro sull'amor proprio, di togliervi da questi condizionamenti che vediamo qui forti, eh. Andiamo a vedere il re di bastoni per piacere, grazie. Un'altra volta guardate il diavolo. Diavolo al contrario, asso di bastoni al contrario e 5 di spade al contrario, ragazzi. Guardate, vi dirò, questo re di spade, questo re di bastoni potrebbe rappresentare una persona a giugno che fortemente potrebbe ricordarmi questo cavaliere di bastoni al contrario. Sento che potrebbe essere una persona che in qualche modo vi condiziona, in qualche modo dovete lasciarvi indietro. Non dico che dobbiate lasciarvi indietro la persona di per sé, però ecco, non farvi coinvolgere perché potrebbe anche essere un padre, quindi diventa difficile lasciare dietro un padre o un capo, ecco, perché se è il vostro capo non potete far finta che non esista. C'è qualche cosa che ha a che vedere, perché abbiamo anche lì l'imperatore, col vostro potere personale e con una figura di potere, o magari con un padre. Però, o divino maschile, insomma. Però comunque qua si tratta di lasciare indietro determinati tipi di mentalità e modi di agire, perché anche l'asso di bastoni
è al contrario, ok? Abbiamo anche un 5 di spade che parla sempre di condizionamenti mentali. Sento che qui qualcuno ha bisogno di prendere la propria strada, ragazzi, ok? Lasciatevi indietro perché avete 2 volte il diavolo a fine lettura, eh? Chiedetevi sempre se quello che volete veramente è per voi, per il vostro bambino interiore, o se è per compiacere le aspettative di un capo, di un padre, di un fratello, di una figura di riferimento, magari anche di un marito. Perché comunque c'è tanto ego qui. Cioè, avendo 2 volte il diavolo, avendo il 7 di spade, sento che si potrebbe ridimensionare l'ego, perché qui c'è voglia di riconoscimento, come vi dicevo, c'è voglia di qualche cosa di ufficiale, di qualche cosa di essere riconosciuti, mi viene da dire. Va bene, andiamo a vedere un oracolo per darvi un consiglio, per farvi riflettere. Vediamo che cosa vi dicono. Poi abbiamo anche un messaggio da parte delle carte dei guerrieri di luce. Grazie. Wow, porta divina. Sì, io qui sento che per molte persone si aprirà un varco. Mm? Si aprirà la possibilità, qui c'è una porta, di andare avanti, di andare oltre e guardate, se ci fate caso la figura qui ha come 3 facce che in un certo senso hanno le mani come per incanalare il suono che arriva da dietro alle orecchie, no? O potrebbero anche essere delle mani che tappano le orecchie. Qui è un po' quello il senso. Sento che qui dovete andare avanti e liberarvi da questi condizionamenti. Giugno potrebbe essere un periodo veramente di presa di potere personale. Tenete presente che sono tutte al contrario, iniziano a dissiparsi queste energie, iniziate a lasciare andare, c'è un pentimento, un senso di colpa, è vero, perché probabilmente dovete interrompere qualche tipo di compromesso, qualche tipo di collaborazione, ma è per il vostro bene, perché questo tipo di pensieri, situazioni o relazioni non vi portano più da nessuna parte, c'è solo il condizionamento mentale che vediamo qua sotto con queste 3 carte che vi portano a non agire. E invece io sento che c'è quello che è la possibilità, è una carta numero 7, qui avevate il carro che è un arcano numero 7 che parla di viaggi, di movimenti, di spostamenti, quindi prima bisogna vederlo qui ed è qui il mondo, la presa di consapevolezza e la temperanza. Poi bisogna vederlo qui e quindi diciamo parlarne e poi l'ultima faccina parla del cuore, sentirlo, oppure si può intendere come mente, cuore e corpo, ok? Le 3 faccine. Quindi qui abbiamo mente, lo capisco, capisco che cosa devo cambiare in me per migliorare la mia vita, ok? Qui arrivo e lo porto giù, cerco di riportare in equilibrio questi sentimenti di essere madre di me stesso o di me stessa e di, prima di tutto, riportare in equilibrio queste 2 energie e dopodiché nella parte fisica agisco, faccio qualche cosa e mi muovo nonostante io abbia paura di potermi pentire o comunque il sostegno delle persone vicine, ma fate attenzione a questi condizionamenti che abbiamo a giugno, ragazzi, ok? Ultimo arcano, scusatemi, ultimo oracolo. Ok, poi vi lascio andare perché la stesa è diventata lunghissima. Guardate, avanzamento. Un'energia molto forte ti sta spingendo in avanti. Segui i battiti del tuo cuore. Wow! Mi sembra un messaggio bellissimo per chiudere la lettura. Cari amici dell'Aquario, io vi auguro un inizio 2023 splendido. Spero che tutto questo percorso di evoluzione spirituale vi aiuti a trovare maggiore stabilità, come vi dice l'imperatore. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Se la lettura vi è piaciuta potete mettere un like, potete anche iscrivervi, condividere, commentare o lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è valido. Io vi ringrazio di nuovo.
Vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!